L'obiettivo di questa lezione è quello di focalizzare l'attenzione sulle attività di inclusione sociale e lavorativa dell'agricoltura sociale, che per questo progetto rappresentano il cuore, diciamo così, visto che è focalizzato proprio sulle attività di inclusione sociale e lavorativa. Ehm, Partiamo da alcune considerazioni che in parte abbiamo già affrontato nelle lezioni precedenti, cioè sul fatto che l'agricoltura sociale, nonostante le tante differenze che si riscontrano nelle esperienze possibili, richiede comunque la ridefinizione della missione dell'azienda o della cooperativa o della realtà in cui si svolge questa attività, perché richiede dei cambiamenti tipo tecnico, ad esempio sulle tecniche di coltivazione, l'adattamento alle condizioni locali, le varietà, la meccanizzazione, ma anche ad esempio l'aumento, la diversificazione delle reti di relazioni per permettere di realizzare delle attività specifiche e un posizionamento differente rispetto a una normale azienda agricola nel sistema locale e nella catena del sistema agroalimentare. Inoltre richiede spesso una diversificazione dei canali di marketing. Tuttavia l'agricoltura sociale non implica soltanto questo, diciamo che questi sono degli aspetti fondamentali ma che riguardano un'attività di relazione e di svolgimento di servizi. Non è detto che questo basti a creare un ambiente invece inclusivo. Ehm, per questo noi ci soffermeremo sul concetto di inclusione sociale per cercare poi di capire quali sono gli elementi che possono favorire la creazione di contesti inclusivi, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura sociale. Allora, qualche considerazione sull'inclusione che può essere declinata sicuramente in modi molto differenti e che dipende dalle politiche, da interventi e risultati che sono molto differenti appunto da paese a paese. C'è comunque qualche elemento che può essere identificato come caratteristico dei processi di inclusione che concerne sia gli aspetti sociali, ad esempio il supporto abitativo, l'integrazione scolastica o altri elementi, così come gli aspetti di tipo lavorativo, ad esempio l'orientamento, il periodo di tirocinio oppure l'occupazione vera e propria e più o meno questi elementi sono presenti con enfasi diverse nei vari paesi oppure sono stati presenti in periodi differenti negli stessi paesi. Si tratta di evoluzioni, di strategie che vengono messe in atto dai governi a livello nazionale o locale e che quindi danno luogo a percorsi differenti di inclusione sociale. C'è anche da dire che l'inclusione sociale viene considerata come un set di strumenti finalizzato a migliorare le condizioni delle persone che vivono in situazioni di marginalizzazione, di marginalità rispetto a una comunità, però allo stesso tempo questo termine viene utilizzato anche per identificare gli obiettivi di queste azioni messe in atto e conseguentemente presenta delle difficoltà in termini di definizione e di applicazione. Inoltre c'è una certa confusione fra inclusione e integrazione che sono spesso usati come sinonimi anche se rappresentano due modi differenti e distinti di relazionarsi, di relazionare tra le persone e i gruppi sociali all'interno di una comunità. Integrazione fa riferimento generalmente a un approccio di tipo compensatorio
finalizzato agli individui con bisogni speciali, identificati come se avessero bisogni speciali, che devono adattarsi alle caratteristiche della maggioranza delle persone e di conseguenza è richiesto un intervento, una risposta di tipo specializzato. L'inclusione invece è considerato un processo che attraverso differenti dimensioni che vengono prese in considerazione, come la dimensione educativa, lavorativa, sociale e politica, ehm, interviene sia a livello di contesto che di persona, trasformando così una risposta specializzata in un intervento di tipo ordinario. La differenza sembra sottile, ma così non è, cioè mentre nel primo caso si fa attenzione a dare una risposta di tipo specialistico al bisogno di persone, di individui, nel secondo caso si lavora sì con le persone, con gli individui, spesso anche con percorsi personalizzati e ben definiti, ma allo stesso tempo si interviene sulla comunità perché questa sia capace, diventi capace di accogliere e di includere le persone con le loro diversità. Ehm, Comunque in entrambi i casi, diciamo così, ci troviamo di fronte a percorsi e strumenti specifici, teniamo conto del fatto che in qualche modo il concetto di integrazione rappresenta il risultato di un lavoro che viene realizzato da un servizio, mentre il concetto di inclusione fa riferimento a quei diritti fondamentali che riguardano gli individui, le loro condizioni e capacità. Questi concetti che sono generali possono poi essere calati all'interno del contesto dell'agricoltura sociale in quello che è considerata un'attività specifica, un approccio specifico dell'agricoltura sociale, cioè appunto quella inclusiva. E abbiamo visto dalle lezioni precedenti che ci sono diversi approcci e che alcuni autori nonostante diciamo così, le differenze anche molto spiccate a volte di pratiche e di esperienze realizzate nel contesto europeo, identificano però dei modelli, diciamo così, degli approcci abbastanza generali. Uno di questi è proprio l'approccio inclusivo dell'agricoltura sociale, che è tipica probabilmente più delle aree del Mediterraneo. In questo caso l'agricoltura sociale di tipo inclusivo prevede delle attività e degli approcci specifici. Fra le attività, ad esempio, c'è l'attività di orientamento, l'occupazione e la formazione, il periodo di tirocinio, ma anche come obiettivo finale quello dell'occupazione di tipo stabile. Un esempio specifico di questo è per esempio è quello delle cooperative sociali che hanno come proprio obiettivo proprio quello di includere come soci e come lavoratori nel proprio team le persone con difficoltà, le persone vulnerabili, no? Quindi in questo caso c'è anche un lavoro stabile che viene offerto, ma questo può accadere anche in imprese o in altre realtà che svolgono agricoltura sociale. Ora però rimane da chiederci quali sono i fattori che determinano l'inclusione, se non intendiamo l'inclusione sociale e lavorativa soltanto come partecipare ad alcune attività, magari alcuni giorni a settimana, alcune ore a settimana, ma se intendiamo qualcosa di più, come quello che abbiamo visto prima, che riguarda quindi non soltanto le persone, ma anche il contesto e le comunità. Da alcune analisi che sono state svolte è emerso che ci sono alcuni elementi più importanti che consentono di realizzare un contesto inclusivo, che vuol dire un contesto in cui effettivamente è possibile includere le persone
non solo appunto durante il periodo magari in cui si svolge un'attività formativa oppure un tirocinio. Fra questi elementi c'è sicuramente la presenza di relazioni positive tra i lavoratori e il datore di lavoro o anche fra gli stessi lavoratori, rapporti basati sul mutuo rispetto e sulla fiducia. In qualche modo potremmo dire la presenza di un contesto non giudicante in cui le persone possono svolgere la propria attività e avere delle relazioni appunto senza la paura di essere giudicati in qualche modo. Un altro elemento riguarda le attività lavorative che non devono essere sempre le stesse, ma che dovrebbero avere una complessità crescente e anche delle responsabilità crescenti. Inoltre, un elemento importante che è stato evidenziato alle ricerche riguarda la possibilità per le persone coinvolte di conoscere l'intero processo produttivo e il ruolo che ciascuno ha all'interno di questo processo. Ancora, la conoscenza dei risultati delle attività nel loro insieme, cioè la produzione, la vendita, il consumo dei prodotti, l'uso dei servizi, l'impatto che si ha nel contesto locale, risultano molto importanti. Così come le relazioni con gli altri attori nell'azienda, gli altri attori con cui l'azienda si rapporta, ad esempio i fornitori, gli intermediari, i tecnici oppure i consumatori o i vicini dell'azienda. E infine anche delle attività di comunicazione rivolte verso la comunità. Ora, questi elementi sono, se vogliamo, anche molto complessi, per cui io proverò a dare magari qualche indicazione in più. Questo approccio quindi riguarda le attività che vengono realizzate all'interno di una fattoria sociale, di una realtà che fa agricoltura sociale e nel contesto in cui questa fattoria si trova ad operare. L'inclusione è infatti un obiettivo che può essere raggiunto solo coinvolgendo anche diversi attori sociali ed economici del territorio, che poi sono quelli che sono chiamati ad includere le persone svantaggiate. Altrimenti, una volta terminato il processo di empowerment, il processo di inclusione sociale e lavorativa realizzato, le persone dovrebbero ritornare in un contesto che ha di fatto difficoltà ad accoglierli, perché li vede essenzialmente come persone differenti, con problemi, con difficoltà. L'obiettivo dell'agricoltura sociale inclusiva è quindi non quello di creare delle isole felici, diciamo così, per le persone svantaggiate, ma quello di impattare sulle comunità come nel loro insieme, diciamo così, con il duplice obiettivo di sicuramente migliorare la qualità della vita delle persone, degli individui, ma anche quello di sviluppare comunità coesive e accoglienti. Allora, vediamo ancora più nel dettaglio quelle dimensioni a cui vi avevo accennato in precedenza, che possiamo considerare come elementi di un più complesso e articolato approccio all'inclusione nell'agricoltura sociale, quindi come se fossero delle fette di una stessa torta in qualche modo che vanno prese tutte insieme. Partiamo dall'inizio, che è quello del coinvolgimento delle persone, che appunto prevede dei percorsi anche individualizzati, per poi passare alle relazioni con il contesto, che prevedono sia attività di comunicazione che di engagement vero e proprio, per poi parlare anche delle attività di tipo sociale che possono essere realizzate, delle condizioni di lavoro e poi di quelli che sono gli elementi caratteristici di un'azienda agricola che però ha, come dire, un approccio inclusivo, verso le altre persone.
Ripeto, sono tutti elementi strettamente collegati fra di loro che vanno intesi come un insieme in qualche modo. Poi è chiaro che molto dipende dalle persone che devono essere incluse e coinvolte nelle attività di agricoltura sociale e dai diversi attori che sono in gioco nelle singole esperienze, però sarebbe bene tenere a mente tutti questi elementi quando si parla e si pensa di lavorare all'interno di una realtà di agricoltura sociale. Accennavo prima all'importanza all'interno della dimensione delle condizioni di lavoro della conoscenza che si ha del processo in cui si è inseriti, perché è importante per le persone, anche in base al tipo di problemi di tipo cognitivo, ad esempio, o di salute mentale che hanno, ma in generale è importante che le persone sappiano che conoscano l'intero processo produttivo in cui sono inserite e anche il ruolo che ciascuno ha all'interno di questo processo, in modo da capire anche come collocarsi all'interno del contesto lavorativo e capire qual è il contributo che ognuno dà a questo processo appunto produttivo. E inoltre è importante capire anche quali sono i risultati dell'attività e nel nostro caso, che è un'attività agricola, parliamo di un'attività agricola, quindi è importante capire ad esempio quel prodotto che viene realizzato, come viene poi utilizzato, se viene trasformato, se viene utilizzato nel ristorante dell'azienda, se viene venduto direttamente, a chi viene venduto, eccetera. Questo aiuta a capire appunto qual è il proprio contributo alla produzione del cibo e anche a conoscere appunto, anche se a volte indirettamente, le persone che poi utilizzeranno quel prodotto. Ehm, Oltre le questioni che riguardano la conoscenza del processo produttivo e delle diverse attività e della finalizzazione dei prodotti, è importante che ci sia all'interno dell'azienda a cui si svolge attività di agricoltura sociale inclusiva, che ci sia anche un contesto molto positivo di lavoro, quindi delle relazioni positive con il datore di lavoro, che generalmente è una sorta di tutor per le persone che fanno un percorso di inclusione, ma anche tra le persone, gli altri lavoratori, quindi che siano altre persone che stanno svolgendo un percorso di inclusione o anche persone che lavorano normalmente in quell'azienda. Si tratta di un contesto di fiducia, di non giudizio dell'altro e in generale di un contesto di rispetto e relazioni di rispetto fra le persone. Non ultimo, fra le condizioni di lavoro occorre ricordare le condizioni economiche e di rispetto delle norme sul lavoro che sono fondamentali. Quindi il fatto che ci sia un lavoro giusto all'interno di una realtà di agricoltura sociale è fondamentale perché il processo di inclusione funzioni realmente. Un'altra dimensione molto importante dell'inclusione riguarda le attività di tipo sociale. In molti paesi sappiamo che esiste la possibilità di realizzare dei percorsi individualizzati di inclusione sociale e lavorativa o anche terapeutici. È molto importante che questi percorsi siano appunto basati sulle esigenze delle singole persone e che prevedano attività di analisi e di riflessione sull'esperienza che viene realizzata all'interno della fattoria sociale, perché occorre acquisire in qualche modo, essere consapevoli eh, dei passaggi importanti, delle conoscenze che si hanno, del tipo di relazione e via dicendo. Quindi questi percorsi individualizzati vanno
valorizzati anche attraverso appunto attività di riflessione sull'esperienza. Inoltre chiaramente questi percorsi devono avere una serie di attività, non si possono esaurire con l'attività in campo, ad esempio, o nella stalla, cioè con l'attività pratica, ma in genere prevedono delle attività di orientamento iniziale per cercare di dare le prime informazioni su quelle che sono le possibili attività da svolgere all'interno della fattoria, ma anche per capire quali sono gli interessi, le capacità che già hanno le persone, le possibili azioni in cui possono essere coinvolte. Fra le attività c'è sicuramente anche quella formativa che può essere in parte teorica e in gran parte invece svolta direttamente in campo. Ci sono poi le attività di tirocinio che spesso sono anche prevedono anche il pagamento di una borsa lavoro attraverso dei fondi pubblici. Ci possono essere attività di accompagnamento fino ad arrivare anche proprio all'assunzione all'interno di un'azienda agricola. Quindi sicuramente è un set molto complesso di attività e queste attività dipendono in gran parte anche dalle normative specifiche di ogni paese che consentono di finanziare le attività stesse. Fra le attività sociali mi preme ricordare anche l'importanza appunto di una responsabilità e complessità maggiore, crescente all'interno delle attività stesse. Parliamo di attività agricole, però rientra fra le attività sociali, secondo me, proprio il fatto di considerare la complessità di queste attività e considerare la capacità delle persone di imparare sempre più, quindi di migliorare, di aumentare la propria capacità di svolgere il lavoro in autonomia, di assumere delle responsabilità. La dimensione del coinvolgimento delle persone presenta almeno due elementi fondamentali per quanto riguarda l'agricoltura sociale inclusiva. Il primo è quello del lavoro giusto e regolare, diciamo così, a cui ho accennato già prima, che è un elemento fondamentale, è come dire una sorta di contratto che all'inizio va stipulato non tanto sulla carta quanto come modalità di rapporto fra le persone, quindi sicuramente il coinvolgimento delle persone, degli utenti va fatto all'interno di un quadro chiaro di rapporti fra la realtà che svolge l'attività di agricoltura sociale e gli utenti che sono coinvolti. Il secondo elemento riguarda l'eterogeneità degli utenti coinvolti, perché sappiamo che le realtà di agricoltura sociale sono spesso in grado di ospitare persone che hanno difficoltà e problemi di tipo differenti, dalle persone con disabilità fisica o mentale o problemi di salute mentale, alle persone che hanno problemi invece con la giustizia, che sono detenute ed ex detenute, alle persone che hanno problemi con la dipendenza da droghe, da alcol, da gioco, da social media, oppure anche persone che sono disoccupate da molto tempo, che sono ultra cinquantenni e non riescono a trovare lavoro, anziani che sono soli, che quindi rischiano di perdere le proprie capacità, invece possono essere coinvolti in attività di agricoltura sociale. Quindi diciamo le tipologie di utenti sono molti e spesso in agricoltura sociale è possibile coinvolgere anche più tipologie di utenti e questa diversità, questa eterogeneità degli utenti si può rivelare anche come una grande risorsa all'interno dei percorsi di agricoltura sociale. La dimensione della relazione con il contesto locale è una dimensione fondamentale per l'agricoltura sociale inclusiva. Se vogliamo appunto evitare di costruire delle isole felici ehm, o anche, diciamo così, parlandone in maniera negativa, dei ghetti, no?
in cui le persone che hanno delle difficoltà vengono in qualche modo confinate. Allora è importante riuscire a comunicare gli obiettivi, le attività e anche il valore aggiunto che è nei prodotti alla comunità locale, ai consumatori, ma anche in generale ai cittadini del proprio territorio. E questo può essere realizzato anche attraverso attività di sensibilizzazione, di coinvolgimento della comunità locale. Pensiamo ad esempio alla partecipazione alle fiere oppure l'apertura della propria azienda in momenti di festa o iniziative specifiche in cui i consumatori o la comunità locale sono invitati a conoscere e a partecipare. Possono essere poi svolte anche delle azioni specifiche per ridurre lo stigma, perché sappiamo benissimo che rispetto alla diversità c'è una certa diffidenza che può essere più o meno forte in base al tipo di cultura e di specificità di un contesto locale, no? Molto spesso per alcuni tipi di problema, diciamo così, la paura e la stigmatizzazione è molto evidente, molto importante, in altri casi c'è forse meno diffidenza e meno paura rispetto alla diffidenza, rispetto alle differenze, però sta di fatto che lo stigma è un problema molto grande che si può però ridurre attraverso una serie di azioni che sono educative, di sensibilizzazione, che si possono realizzare all'interno delle scuole, ma anche in generale nei contesti locali. Inoltre è importante avere delle relazioni con le altre aziende agricole o con aziende che fanno trasformazione dei prodotti agricoli o anche con la ristorazione, ad esempio, quindi con tutti gli altri attori dell'agroalimentare perché si possano creare in qualche modo delle nuove opportunità di lavoro. Sappiamo bene che all'interno di un'azienda agricola non possono essere impiegate tantissime persone, per cui le persone che vengono coinvolte in attività formative di tirocinio e che svolgono un percorso di inclusione sociale e lavorativa potrebbero poi trovare un'occasione di lavoro anche al di fuori di quella azienda di agricoltura sociale ed è quindi fondamentale che questa realtà di agricoltura sociale svolga un lavoro per costruire una rete importante con altre realtà economiche del territorio. Come avete visto da questo veloce excursus lungo alcune dimensioni dell'inclusione, raggiungere l'obiettivo dell'inclusione sociale e lavorativa è abbastanza complesso, comunque richiede un'attenzione a diversi fattori ed è importante che vengano realizzate delle attività non soltanto nel contesto agricolo, nel contesto dell'azienda, ma è necessario realizzare, progettare, realizzare un complesso sistema di azioni e di relazioni per connettere la dimensione interna, diciamo così, dell'inclusione che è data da percorsi individualizzati, dal giusto lavoro, dalle relazioni positive fra i lavoratori e con il datore di lavoro e molto altro, quindi questa dimensione interna con una dimensione esterna dell'inclusione che è invece data da appunto queste relazioni con gli altri attori sociali ed economici del territorio, con i consumatori e con l'intera comunità locale. Questi elementi dovrebbero essere presi in considerazione anche dalle persone che progettano e sviluppano attività di agricoltura sociale e anche dai decision makers che in qualche modo progettano gli interventi di politica e che pianificano gli interventi di supporto. Per concludere possiamo dire che quindi è molto importante supportare i nuovi agricoltori sociali nella costruzione
di networks, di relazioni molto significativi con tutti gli attori del territorio che possono contribuire all'implementazione di iniziative di agricoltura sociale innovative e efficaci in qualche modo. Credo che questo sia uno degli elementi importanti proprio per evitare la costruzione di isole felici o comunque di contesti inclusivi solo apparentemente, perché poi una volta finita l'esperienza del progetto o dell'intervento, le persone tornano nella propria situazione iniziale. Ed è anche importante favorire la nascita di networks, di iniziative di scambio tra i differenti attori, sia a livello nazionale che a livello internazionale, perché queste occasioni permettono anche di aprire un po' la mente, le prospettive, capire quali sono le iniziative possibili, che cosa si può realizzare, trovare nelle esperienze degli altri degli spunti per poter poi affrontare delle sfide che si trovano invece nel proprio contesto di lavoro. Per fare questo è molto importante anche sviluppare degli strumenti di valutazione in modo da identificare le iniziative più innovative e diffondere i risultati di queste iniziative. Non ultimo è importante la formazione degli operatori alla quale voi siete chiamati anche a contribuire, e in questo caso è molto importante che ad esempio gli agricoltori svolgano attività formative insieme agli operatori sociali proprio per consolidare un approccio interdisciplinare, perché abbiamo visto che l'inclusione sociale e lavorativa richiama molte dimensioni che non sono soltanto di tipo agricolo, dell'organizzazione dell'attività nell'azienda, ma riguardano anche la capacità di riflettere insieme alle persone coinvolte sui percorsi che vengono realizzati per prendere consapevolezza delle conoscenze acquisite e della capacità di stare in una situazione complessa come quella di un'azienda agricola, di lavorare accanto ad altri e di contribuire alla produzione di cibo che poi viene consumato dalla comunità locale o da altri consumatori. Ed è importante che ci sia una riflessione che sia guidata comunque dagli operatori sociali che sono anche in grado di interagire correttamente con le persone che hanno delle specificità e che quindi come dire, che realizzano il percorso di agricoltura sociale all'interno di un percorso più grande di terapia o di inclusione. Quindi far lavorare insieme gli agricoltori con gli operatori sociali, che possono essere di vario tipo in base al tipo di utente che viene coinvolto, è sicuramente uno degli elementi più importanti per raggiungere l'obiettivo dell'inclusione. Grazie, arrivederci. In questa ultima slide, come avviene anche per le altre lezioni, trovate delle indicazioni bibliografiche, ci sono i testi che sono stati citati nelle diverse slide ed anche un lavoro Social Work in Farming che è il risultato di un progetto Erasmus Plus proprio sul coinvolgimento nelle aziende agricole, di agricoltura sociale, di persone in attività di inserimento sociale e lavorativo. È un progetto che si è occupato anche qui di formazione di formatori degli operatori, quindi mi sembrava giusto fare riferimento e vi consiglio di vedere i materiali già prodotti che possono essere comunque una base interessante di studio e di lavoro.